Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, ero lì che guardavo il cielo di ottobre, novembre e mi cade l'occhio su questa congiunzione Luna-Marte, la notte tra il 24, scusami, tra il 23 e il 24 ottobre. Mi cade l'occhio su questa congiunzione. Questo mese di ottobre è un mese importante, l'abbiamo visto, abbiamo fatto il grande lavoro su ottobre 2024 con tutti i pianeti retrogradi e vi ho pubblicato nell'ultimo video i pianeti che si trovano in questo momento fino alla fine di ottobre, primi di novembre, e quindi stavo lì che smanettavo per vedere la danza del cielo e mi cade l'occhio su questa congiunzione Luna-Marte. E dico, faccio un video. No, vabbè, ma ho detto tanto già. Fai un video, fai un video, fai il video. Siccome sono al servizio, mi faccio canale dei maestri e quindi era importante il messaggio. Che cos'è il cielo? Ho messo qui la giustizia perché questa tappa di ottobre segna proprio uno spartiacque. Tra un prima e un dopo, la giustizia divina che è il diritto naturale. Cioè noi ci stiamo spostando da un diritto morale, giusto, sbagliato, bene, male, valori comuni, valori morali, diritto comune, a un diritto naturale, quello della mente trascendente. E quindi facciamo questa astrologia trascendente, cioè trascendere ciò che è bene e ciò che è male, al fine di poter integrare la determinazione dell'uomo nuovo, della nuova età dell'oro, che trascende la mente, giusto, sbagliato, bene, male, meglio, peggio, i valori comuni della morale, i valori della società, della cultura. E come diceva Ungaretti in una bellissima intervista di Pasolini, la trovate anche su YouTube, la cultura è ciò che uccide la vera natura dell'uomo. Lo dice a parole sue, ma questo è il senso. È giusto creare una società, una cultura, ma secondo dei valori naturali. I valori naturali hanno a che fare con la grandezza dell'uomo. Ecco, mi cade l'occhio su questa congiunzione Luna-Marte, ma il cielo cos'è? Stavo dicendo poc'anzi, il cielo sono dei simboli, i pianeti sono simboli a cui noi ci rifacciamo per captare il messaggio criptico, quello che ci arriva a livello intuitivo. Gli antichi guardavano il cielo per capire che movimenti dovevano fare, ma non tanto per capire, quanto per interiorizzare una certa verità. E la verità che oggi mi è arrivata, l'interiorizzazione di tale verità, batteva su questa congiunzione Luna-Marte, Luna-Marte. E mi è venuto perché mi è venuta l'ispirazione? Perché ho visto Perseo, il coraggio di Perseo, Marte, la luna è la madre. E come vi racconto sempre, Perseo è il grande eroe del mito greco, colui che taglia la testa a Medusa per una causa ben più grande di se stesso, che era quella di salvare la madre. Il re che teneva prigioniera la madre di Perseo gli disse: devi portarmi la testa di Medusa affinché io ti liberi la mamma. E il re credeva che non ce l'avrebbe fatta Perseo, invece Perseo, il grande eroe del mito greco, usa tutto il coraggio che ha per scendere negli inferi, tagliare la testa a Medusa e portarla al re. Come dice James Hillman, noi mettiamo sulla scena della vita un mito e ci riscattiamo, cioè ci liberiamo quando vediamo il mito che stiamo mettendo in scena. Il mito greco in Occidente è quello dove noi ci sentiamo più affini e quindi guardando il mito noi usciamo fuori dall'ego riferito e riusciamo a vedere dentro di noi che cosa sta avvenendo, perché noi mettiamo mettiamo in scena dei comportamenti che hanno a che fare con il mito greco, noi occidentali, e sono lì nel subconscio. E quindi dobbiamo vedere l'uomo nuovo della nuova età dell'oro, in un periodo di transizione del Kali Yuga come ci troviamo adesso, deve incarnare il mito di Perseo, il grande eroe del mito greco. Questo coraggio
Questo coraggio di fare cosa? Questo coraggio di entrare nelle profondità di Ade e familiarizzare con gli inferi, col mondo ctonio sotterraneo. E perché senza quella familiarità con le potenze degli inferi, noi siamo poveri di potere. E quindi ci serve molto potere spirituale per poter attraversare questa grande soglia del Kali Yuga in ogni circostanza della nostra vita, in ogni attimo, in ogni secondo ci serve tanta forza spirituale. E la forza spirituale ci viene data grazie a questo viaggio nelle profondità. Allora il cielo cosa fa? Il cielo è un simbolo, ci ricorda un certo messaggio, ci mette in luce un messaggio. Sotto forma di cosa? La canalizzazione, l'intuizione. Proprio come in questo caso mi è venuta questa intuizione potentissima. Allora, affinché noi andiamo dal diritto privato, mi sta prendendo reminiscenze di scienze politiche che ho fatto, da un diritto di nuovo costituzionale mi sta arrivando. Francesco, non stai facendo l'esame di scienze politiche, ok. E da un diritto morale, da un diritto sociale del luogo comune a un diritto naturale. E questo lo spartiacque che segna la giustizia in questo mese di ottobre, questa bilancia, no? E questa spada cosa sta a significare? Sta a significare il taglio netto con un diritto morale. Questa bilancia cosa sta a significare? L'equilibrio tra ragione e cuore, mente e cuore. In medio stat virtus, come viene definito nell'albero della vita, della Kabbala, come viene definito anche da mio padre, che è un po' kabbalista, ma lui non lo sa. Quindi nel mezzo sta la virtù. Ecco, nel mezzo sta la virtù. Il potere del verbo, la parola, la spada, l'asso di spade in questo caso è proprio il coraggio e il mio valore. Perché questa congiunzione Luna-Marte come postulato ha proprio questo, il coraggio e il mio valore, il coraggio di Perseo. Marte, l'impeto guerriero, quindi il coraggio, è in congiunzione con la Luna, familiarizza l'impeto guerriero con una causa più grande di se stesso. Cioè ci offrono l'opportunità, oltre come postulato da seguire nel modus operandi della nostra quotidianità, ci offrono come opportunità quello di, perché in congiunzione questi pianeti sono, è in positivo la congiunzione, no? Quello di offrire il nostro coraggio, dare, fare cose che hanno a che fare con qualcosa di più grande del nostro piccolo ego, dei nostri limitati bisogni egoici. Perseo trova il coraggio perché salva la madre, perché vuole salvare la madre. La madre anche lì è un simbolo, la grande madre, madre terra, il coraggio di fare azioni più grandi di te a servizio della grande madre. Come vi dico sempre, no? Dedicate i meriti a qualcun altro, i meriti delle vostre pratiche spirituali, delle vostre buone azioni, dedicatele, vi ho detto nel podcast sugli antenati, dedicatele ai vostri avi, ai vostri antenati, per pacificare gli spiriti perturbati che si riversano nella vostra vita facendovi avere delle situazioni molto difficili. E come vi ho detto anche in quel podcast, quando ho imparato che meditare per me stessa o per i miei fini personali non portava a nulla, come diceva anche un grande maestro buddista, se mediti per te stesso non vai da nessuna parte, non funziona. Ho imparato a dedicare i meriti delle mie azioni spirituali a Madre Terra, ai miei avi, ai miei antenati, a qualcos'altro di più grande. E la mia vita è iniziata a cambiare. Ho dedicato la mia vita a una missione più grande, che è quella di portare luce e consapevolezza al collettivo. Non faccio niente per me, ma questo ve l'ho già detto in un altro video. Niente per me, niente più ego riferito. E in questa società che è tutto ego riferito, iniziare a fare azioni verso una causa, una missione più grande, dedicare dei meriti ad altro che non sia il tuo ego,
genera 3 volte tanto in bene per te, cioè ne trai tu beneficio nella tua vita attuale. Ecco, quindi il cielo di questo momento è contraddistinto da questi postulati. La parte del cielo che sto prendendo in considerazione adesso come messaggio da parte dei maestri è proprio questa congiunzione Luna-Marte. E gli arcani maggiori, li ho provati qua, che contraddistinguono questo messaggio sono Marte, contraddistinto dall'imperatore e dal matto e anche l'ariete, no? E la luna, contraddistinta dalla luna e dal carro. Quindi di ispirazione questi arcani maggiori mi hanno fatto arrivare questo disegno. Quindi, qual è il disegno? Allora, qua abbiamo ripetiamo il postulato qual è? Il coraggio è il mio valore. Il coraggio è il mio valore. Abbiamo l'imperatore e il matto che contraddistinguono l'ariete, Marte. Allora, qua abbiamo l'imperatore che mi parla sia di rigidità che di impegno meticoloso, determinato, strategico, a seconda di come lo leggiamo. Poi abbiamo il matto. Chi è il matto? Colui che si lancia, colui che ha fede, colui che ha fede. Io ho fede, io ho fede. La fede è il coraggio. Il coraggio viene dal latino cor cordis, che significa cor habeo, avere cuore. Quindi prendo ferma risoluzione, l'imperatore, di portare il mio coraggio al servizio di una causa più grande dell'ego riferito. E quindi il matto si lancia a fede, si lancia dal burrone, consapevole di essere sorretto dalla fede. Non ha certezze il matto. La sola certezza è quella di andare verso una causa più grande, che determina la salvezza. E quindi poi abbiamo la luna, questa congiunzione. La luna è il regno octonio, sotterraneo, sono gli inferi, laddove prendo la decisione, il carro ha la presa di decisione, di entrare in questi inferi, con determinazione. Il carro è anche la carta dell'autostima. Prendo una decisione consapevole di dove va la mia direzione. E quindi questa congiunzione meravigliosa, me lo sono scritto anche qui, è sia il coraggio è il mio valore, mi offro alla grande madre e incarno la rivoluzione dei valori. Perché rivoluzione di valori? Perché i valori a cui ci siamo attenuti fino a questo momento erano valori dettati da una società patricentrica incentrata ai valori maschili, incentrata al potere, al controllo e al dominio. E il risultato qual è? Non c'è bisogno, ve lo dico io, guardatevi intorno. Il risultato è una società monca, è una società spezzata, è piena di violenza, di guerra contro l'altro. E quindi qua ribaltiamo i valori. Quando tu offri alla grande madre il tuo coraggio, incarni i valori della vera rivoluzione. La rivoluzione è unire, non dividere, non separare, è unire. Unire cosa? Unire il conscio all'inconscio. Il coraggio di Perseo che va negli inferi, gli inferi e l'inconscio, il coraggio e la consapevolezza di fare qualcosa di più grande di te stesso. Prendere la decisione, il coraggio che va negli inferi, unire conscio e inconscio. Familiarizzare con l'inconscio, fartelo amico, con l'invisibile. E quindi il postulato anche da seguire, continuo dicendo, trovo il coraggio solo se mi offro a qualcosa più grande di me stesso. Se voi trovate il coraggio solo se vi offrite a qualcosa di più grande.
E questo vale per acquisire prosperità nel vostro lavoro, in quello che state facendo. Perché state facendo quella cosa? Per voi stessi? Allora rimarremo limitati e non prosperi. Lo state facendo per un bene superiore? Allora prospererete. Rispetto all'ego riferito che fa le cose solo per se stesso. Quindi vinci solo se combatti per qualcosa di più grande di te stesso. Vinci se combatti per madre terra, madre natura, alti ideali. Madre terra è la tua vera natura. Se tu offri te stessa o te stesso, combatti contro le tue resistenze che ti separano dal darti alla tua vera natura, stai dandoti anche al bene di madre terra. E quindi rispetto agli altri pianeti che vi ho parlato nell'altro video, dove abbiamo la Luna piena in Ariete, Venere in Sagittario, Marte in Cancro, Mercurio in Scorpione, dove l'assunto principale era il subconscio vuole determinarsi attraverso la comunicazione con le profondità degli abissi, usando il coraggio di combattere contro le proprie resistenze al darsi, all'invisibile. Questo sarà motivato dall'irrefrenabile voglia di scoprire nuovi mondi del piacere, orizzonti nuovi sensoriali. Il piacere dell'anima sarà scaturito dall'esplorazione di questi nuovi orizzonti sensoriali che le conferiranno creatività e ispirazione. Allora, tutto questo lavoro ci sta facendo espandere i confini. Venere in Sagittario, espandere i confini del piacere. Quindi questa congiunzione Luna-Marte è proprio contraddistinta da questi simboli, laddove è il coraggio, il tuo valore. Il passaggio in questo Kali Yuga, come vi dico sempre, per chi non conoscesse che cos'è il Kali Yuga, è il periodo più oscuro dell'umanità. Abbiamo scelto di incarnarci in questo periodo storico, proprio perché ci serviva il karma di questo momento storico e proprio perché avevamo anche gli strumenti per supportare il karma e andare ad essere chi, cosa, incarnare Perseo, il grande eroe del mito greco. Quindi i grandi eroi sono contraddistinti adesso in questo momento storico dai mistici. I mistici adesso non vedeteli come quelli che stanno sul cucuzzolo della montagna, no, i mistici adesso stanno in trincea. I mistici sono quelli che vedono, sentono, sono quelli che ribaltano i valori. I valori, il cammino spirituale, come vi dico sempre, ha dei valori che vanno controcorrente, contro il diritto morale, il diritto qui giusto, sbagliato, bene e male. Stiamo trascendendo tutto. E come si arriva a questa trascendenza? Con gli strumenti uno solo è lo strumento, coraggio si chiama. Non a caso l'umanità si sta spostando dalla terza dimensione, tutta l'umanità, c'è chi è già in quinta, okay, qualcuno in sesta, ok, ma l'umanità in senso proprio collettivo si sta spostando dalla terza dimensione, realtà 3D, terza dimensione, quindi terzo chakra, al quarto chakra. Il quarto chakra è il cuore. E quindi il grande eroe del mito greco, Perseo, di cui noi ci facciamo consapevoli del suo coraggio, è quello che dobbiamo sviluppare. Il coraggio è cor cordis, cor habeo, dal latino avere cuore. Stiamo andando dal terzo al quarto chakra, il chakra del cuore. E lo facciamo come? Familiarizzando con le nostre profondità, unendo e non più separando. Questo è il diritto naturale. È il diritto divino, diritto naturale, che ha a che fare con l'uomo trascendente. Wow! Voglio vedere adesso qual è il... E questo è un messaggio sempre valido, Cioè, fin quando stiamo nel Kali Yuga, questo è un messaggio sempre valido, al di là che c'è adesso la congiunzione tra il 23 e il 24 ottobre. Mi spiego, no? Perché il cielo sono solo dei simboli che ci richiamano a un messaggio imminente di consapevolezza, cioè devi prendere consapevolezza adesso di questo messaggio.
va bene? Stiamo trascendendo, giusto o sbagliato, bene e male. Ok. Qual è il messaggio sciamanico? Cosa ci dice lo sciamano? La freccia, wow. La freccia è proprio spara l'intento, ok? Tu spara l'intento, di l'intento qual è, e l'intento in questo momento è questo, lo ripetiamo, il coraggio è il mio valore, dillo, il coraggio è il mio valore, io prendo ferma risoluzione che il coraggio sia il mio valore, prendo ferma risoluzione che il coraggio è il mio valore. La freccia è come se fosse, no? È l'intento, io scocco la freccia, cioè pronuncio il verbo e arriva dove deve arrivare. Sappi che questo è un momento importantissimo in cui tu pronunci il verbo e tale verbo è già attivo. La freccia è proprio questo. Scocco l'intento, il mio intento è già attivo e tutto ciò che mi si presenta davanti sotto forma di immagini, che sono gli eventi che ti capitano, hanno a che fare con l'adempimento di tale intento. Questo momento storico, il mito greco di Perseo, il grande eroe, è ciò che deve essere portato in essere. Ok? Wow, detto questo, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, era proprio un messaggio boom boom che volevo mandarvi. Io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!